Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Facciamo un altro breve video. Per la serie mi piace farmi infamare quando mi dicono che pubblico delle cose inutili e ormai superate. E allora anche oggi vi mostro un accrocchio che si usava tantissimi anni fa. Questo accrocchio. Questo serve a rilevare del campo di radiofrequenza praticamente. A chi può servire un accrocchio del genere? Allora, fermo restando che io non lavoro con l'alta frequenza perché non mi interessa, non mi piace nemmeno. Comunque mettiamo che abbiate una radiolina così, una radiolina che dite: ma quando io premo il volume si sente, ma se io premo e trasmetto, trasmetterà veramente o no? Ovviamente ci sono tanti metodi, no, per provarla. Uno ha un'altra radio, uno la può provare con l'oscilloscopio, prima che qualcuno mi dica che è completamente inutile, diciamo, questo metodo. Però tantissimi metodi, ripeto, oscilloscopio, roba del genere, e ci sono vari metodi, fra cui il mio preferito è un altro. Dicevo che ci sono tantissimi metodi per provare se un accrocchio, una radio così, specialmente di quelle cinesi, trasmette o meno, se siamo in dubbio. Io eccola qua, io non amo, diciamo, la radiofrequenza, ma se la devo provare io, la provo con analizzatore di spettro. Facilissimo, meglio che dell'oscilloscopio, così vedo anche che qui c'è un sacco di armoniche. Praticamente questa radio qui alla fine butta fuori più armoniche che quasi di potenza sua. Però chi non c'ha niente, nel senso che non fa radiofrequenza e non gliene frega proprio niente, ma c'ha una radio che vuole sapere che trasmette o meno e c'ha un tester, come fa? Vi faccio vedere. Allora, dicevo, se uno a costo zero vuole realizzare un qualcosa fatto proprio con 4 componenti, cioè dal costo meno che zero, si può dire, può realizzare lo schema che è qui disegnato. È banalissimo. Allora, questo è un pezzetto di filo che useremo come antenna. Questi schemi qui, è vero, sono vecchissimi, si usavano, li mettevano sulle riviste degli anni 60, non è che sia, voglio dire, però le usavano. C'è delle persone che la usate per tararci delle radio trasmittenti e altre cose, cioè, sono veramente banali, ma comunque funzionano. Però tanto ci sarà qualcuno che mi infamerà, comunque, però mi piace essere infamato. Allora, e sì che vado avanti. Allora, qui c'è l'antennina che è un pezzettino di filo. Questi sono 2 diodi. Una volta si usavano i diodi al germanio, chi ce l'ha le può usare e chi non li trova, ovviamente è inutile che li vada a comprare, magari le fanno pagare un sacco di soldi, può usare gli 1N4148. Poi c'è un condensatore che non è, diciamo, il valore non è critico. Io ho messo 100.000 picofarad, ma potrebbe essere 47.000 picofarad, va bene lo stesso. Serve solamente, diciamo, come livellatore del segnale raddrizzato. Ci ho messo questa VK200 che è una piccola bobina. Se uno non ce l'ha, se la può fare, diciamo, con un pezzettino di filo, lo avvolge, oppure può non metterci niente e omette anche questo condensatore. Però se c'è è meglio, siamo sicuri che i cavi del tester non vanno a pescare niente. Allora, lo schema è banale. Questo diodo raddrizza il segnale radiofrequenza, questo qui butta a massa la parte, diciamo, negativa. Qui ci ritroviamo un segnale positivo che viene livellato un attimino da questo condensatore. Questa bobina filtra eventualmente qualcosa che potrebbe andare a finire sul tester, e qui ci ritroviamo una tensione continua in uscita che è proporzionale fino a un certo punto alla potenza, diciamo, di ingresso del segnale. Praticamente rileva fino a 500 MHz, praticamente, se il trasmettitore è più di 1 watt. Basta avvicinarlo di più all'antenna. Che volevo dire? Al posto, qui ci si può mettere il tester.
che può essere analogico o digitale. Oppure se uno ha uno strumentino analogico lo può mettere qui all'uscita, anche un microamperometro analogico va benissimo lo stesso. Il tutto andrebbe racchiuso dentro una scatolina metallica e lasciata fuori solo l'antenna. Io l'ho fatto così alla rozza e ora ve lo faccio vedere. Questo dicevo è il circuitino montato così in aria proprio alla rozza. Questa qui è un pezzettino di filo che fa da antenna. Questa bobina che ci ho fatto non serve a niente, era solo diciamo come estetica per far capire che è un'antenna. Ce la potete fare o no. Qui c'è il diodo che avete visto che raddrizza, praticamente il segnale passa da qui a qui e raddrizza la parte positiva. Qui c'è l'altro diodo che invece la parte negativa la porta a massa, i due condensatori, la VK200, e praticamente andremo noi a prelevare il segnale fra qui e qui, che corrisponderebbe ai punti di uscita che avevo fatto vedere nello schema. Vediamo se si vede. Praticamente fra qui e qui, cioè i capi di questo condensatore, è l'uscita. Ci attacchiamo il tester e proviamo se funziona. Un attimino che allontano la telecamera. Allora, la radio è messa su 1 watt, non so se si legge la frequenza, e la frequenza comunque è quella di sotto, sono 170 MHz. L'appoggio vediamo un po' qua. Ho messo il tester diciamo in verticale perché se no la luce lo ammazzava completamente. Proviamo a premere e guardiamo cosa succede e lo rileva praticamente. Se si preme il pulsante di trasmissione, questa è la trasmissione, ci possiamo avvicinare anche di più e praticamente, ecco, vedete che quando premo in trasmissione si muove. Ovviamente se io stacco questo filo qui del tester e premo se io stacco quel filo del tester e premo, ovviamente non si muove, al limite si muove leggermente all'indietro perché magari i cavi captano la radiofrequenza. Pertanto se usate un tester cercate di allontanarlo dal punto di misura, poi usate, ripeto, una scatola metallica. Ora io lo rimetto. Usate una scatola metallica, non trovo il buco, è grave, sono proprio invecchiato, perché se no voglio dire potrebbe captare, diciamo, i fili potrebbero captare la radiofrequenza. Ovviamente di solito se capta la radiofrequenza non è che funziona così, cioè che va verso la parte positiva, potrebbe andare verso la parte positiva un pochino o verso la parte negativa. Comunque, come vedete qui funziona. Se io stacco il polo, praticamente se ne sta fermo, sicché diciamo il circuitino funziona. E ora mi sposto un attimino, sempre lo lascio lì, magari ve lo inquadro meglio, sposto la radio più lontano e lo metto sui 500 MHz, che è ancora più sensibile praticamente. Pare impossibile, ma invece è così, perché la radiofrequenza a 500 MHz lavora meglio. Anzi, lo metto su 400 MHz se riesco a attaccare. Allora vediamo un attimino. Eccolo qua. Allora dovete guardare sempre io premo col tasto di sotto, sicché la frequenza che andrà a generare è quella di sotto. Sono 410 MHz, ora non so se si vede bene, 410 MHz. Con 410 MHz è addirittura più sensibile. Se io lo metto qui come prima va quasi a fondo scala. Ora io lo sposto un attimino
Ecco, ora si vede male comunque perché ovviamente l'ho dovuto spostare e il tester si vede male, è troppo piccolino, ma ho fatto per farvi vedere che ho spostato, diciamo, la radio in questa, abbassiamo il volume, che ho spostato il trasmettitore in questo punto qui. Ora io è su un watt e sto premendo praticamente e si porta, diciamo, in questo punto qui, più o meno. Se io ora lo sposto su 5 watt praticamente, quando vado a premere, come vedete, rileva che c'è più potenza. Cioè da 1 watt siamo andati a 5, qui siamo con 5 watt. Allora ho messo un tester digitale, visto che tutti ormai abbiamo un tester digitale anche. E ovviamente il tester digitale segnerà un pochino di più che se uno ci mette un microamperometro o un tester analogico, perché ha una resistenza interna più alta e che praticamente assorbe meno dal circuito. Allora, ora il trasmettitore è messo su 1 watt. Se io sono 400, non si vede, comunque sempre come prima, 410 MHz e sono su 1 watt. Se io premo, la trasmissione va su 5 volte 7, più o meno 5 volte 6. Se io lo sposto, ecco, lo dovrebbe avere preso un attimo, sì, l'ha preso. Se lo sposto su 5 watt, quando io premo, e lui segna molto di più, segna quasi 10 volte, sicché ci può anche dire, questa stupidaggine di circuito, ci può anche dire se un apparecchio, nei limiti non ci dirà mai la potenza ovviamente, però ci può dire se un apparecchio è più potente, diciamo, di un altro. Allora piano piano si stanno scaricando i condensatori e andrà a zero il tester. Comunque, per finire questo video brevissimo, questa cosina qui, se la fate, se vi fa comodo fatela e la mettete in una scatolina metallica di cui lascerete solo l'antennina di fuori, ovviamente senza che tocchi a massa, e tirerete fuori le 2 boccoline che vanno al multimetro. Oppure, se non volete usare un multimetro, avete uno strumentino, lo potete alloggiare anche quello all'interno della scatolina metallica. Io vi saluto e chiaramente scrivete nei commenti. Se volete scrivere anche che comunque è un apparecchio inutile, fatelo, tanto va bene lo stesso, accetto tutto. Ci si vede a un video un pochino più sostanzioso. Questo è uno dei video che faccio così a metà settimana e comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un mi piace anche. Ciao ciao!